Buongiorno o buonasera, non so in quale momento della giornata vedrete questo mio breve contributo. Vorrei intanto rivolgere un saluto particolare a tutti voi di TED per Lake Como e dicendovi che è un grande rammarico non poter essere con voi di persona, ma purtroppo non sono riuscito, malgrado tanti sforzi, a conquistare il dono dell'ubiquità, e questo mezzo virtuale mi soccorre per condividere in qualche modo con voi il significato di questa giornata. Mi è stato chiesto di fare una riflessione sul vivere l'utopia. Permettetemi di fare una premessa. Il secolo appena trascorso, il terribile Novecento, l'impetuoso e terribile secolo breve, sembra avere decretato un giudizio capitale nei confronti delle utopie. Le utopie hanno portato con sé ideologie che si sono rivelate distruttrici e le promesse si sono rivelate incubi. La più grande promessa, quella che io considero tuttora il più grande ideale, la più grande ideale di redenzione dell'uomo, senza fare riferimento al trascendente, al religioso, che è stato il comunismo, ha tradito le sue promesse, non solo le ha tradite, ma ha rivelato aspetti di incubo totalitario, non solo la Russia staliniana, il regime genocida del proprio popolo di Pol Pot. Ciò non di meno, il comunismo non è stato solo questo, è stata quella del comunismo e in generale quella del movimento legato alle classi lavoratrici, che prometteva una giustizia sociale, un'eguaglianza degli uomini, è stato anche altro, è stata forza propulsiva di grandi lotte, di grandi emancipazioni, però ha rivelato quell'aspetto nefasto e terribile. E anche altre utopie sono naufragate. Che cosa significa questo? Dobbiamo rinunciare all'utopia? Dobbiamo scotomizzare l'utopia dal paesaggio del nostro futuro? Io non credo. Io ritengo che senza utopia allora l'uomo rimane solamente ingranaggio di un meccanismo socio-biologico e null'altro. Certo, voglio dire, può stare più o meno bene, meglio o peggio, può accettare un decalage degli ideali, accettare una democrazia che non è più democrazia, ma che ha solo la scorza di democrazia. Però senza un'utopia che spinge l'uomo verso gli orizzonti più alti che lo caratterizzano come specie, ovvero uguaglianza, giustizia sociale, fratellanza universale, abolizione della violenza nelle relazioni interumane, nelle relazioni anche col mondo animale, col pianeta. Se l'uomo non è mosso da queste utopie, allora la vita diventa un meccanismo di questo tipo. Produci, consumi e poi muori. Anche le tensioni etico-spirituali diventano puro consumo senza un'utopia, senza un sogno che le muove. Allora come si fa? Come è possibile coniugare l'utopia con i grandi valori senza che quell'utopia diventi mortifera, si riveli tirannica e assassina? Il professor Magris ha scritto un articolo assai importante in un suo libro di saggi che prende il nome, il titolo da questo saggio, che è il saggio di apertura, si intitola Utopia e disincanto.
Il professor Magris, secondo me mirabilmente, come sempre, spiega che perché noi non espungiamo l'utopia dal nostro orizzonte riducendoci a puri servi della materia e dei meccanismi che abbiamo creato, tipo il famoso mercato, perché poi diciamo che il cosiddetto mercato è oggi l'unica ideologia dominante. In fondo Milton Friedman e i Chicago Boys, gli ultimi grandi ideologi del secolo scorso, sostenevano che il mercato aveva sempre ragione. Ora, un'affermazione del genere è un'affermazione di natura stalinista, perché il mercato è una struttura creata dall'uomo nei suoi rapporti socio-economici, quindi non è Dio. E fare questa affermazione è come dire il partito ha sempre ragione. Sono secondo me stupidaggini e sono pericolose, come abbiamo visto con l'ultima crisi. Ciò non di meno, ritorniamo a noi, utopia e disincanto. Bisogna che l'utopia si parametri costantemente in un assillo inquieto con il disincanto. C'è un'immagine molto bella nella mistica ebraica che rappresenta il Santo Benedetto, l'Onnipotente, l'Eterno, in uno stato di permanente fibrillazione e agitazione a spostarsi dal trono della giustizia al trono della misericordia. Perché la giustizia non diventi esercizio rigido di che manchi di quella pietas necessaria per giudicare un'umanità fragile, e però anche che la misericordia non diventi complicità con il crimine, come vorrebbero certi perdonisti della domenica. Cioè bisogna perdonare, certo bisogna perdonare, il perdono è sentimento sublime, ma intanto non si può perdonare per conto terzi e poi non si può perdonare prima che sia stata fatta giustizia, perché altrimenti quel tipo di perdono è complicità con il crimine. Allora ecco, noi dovremmo avere questa relazione di assillo continuo. Appena l'utopia rivela i suoi caratteri tetragoni e pericolosi, immediatamente passare al disincanto e con le armi dell'ironia e dell'umorismo decostruire il carattere totalitario dell'utopia. Ma appena l'utopia è stata rimessa al suo posto, bisogna rientrare nel suo cammino, fino a quando l'utopia di nuovo non manifesta la vocazione totalizzante e tirannica. È molto importante per questo esercizio sapere alcune cose. Dunque, a cosa serve l'utopia in queste condizioni? Dice Sebastião Salgado, il grande fotografo della miseria, della disperazione umana, dice: l'utopia è come l'orizzonte, non la raggiungi mai. Allora a cosa serve? A camminare. A camminare. Se avessimo di fronte un muro non cammineremmo. L'orizzonte si sposta, ma noi camminiamo per raggiungerlo. Così deve essere l'utopia. Deve sempre muoverci con la consapevolezza che noi dobbiamo mantenere una distanza, eppure essere animati dalla voglia di raggiungerla con vibrante passione. Nel mio piccolo ho costruito un'utopia benigna, perché poi non ci sono solo utopie totalizzanti, totali, palingenetiche, ci sono delle utopie più benigne, più limitate. Qual è l'utopia nella quale ho vissuto? Io sono arrivato in Italia piccolo profugo dalla Bulgaria a 4 anni. La mia lingua madre è l'italiano. Sono cresciuto in questo paese, sono italiano a tutti gli effetti. Eppure la mia origine cosmopolita, la mia origine meticcia di ebreo sefardita, nato in un paese slavo, con i nonni materni serbi, con i nonni paterni di Smirne turchi, con un'ascendenza ispano-sefardita, quindi della gloriosa Spagna di prima della Reconquista, con parenti in tutto l'impero ottomano e con una passione vibrante per tutte le culture dell'esilio. Allora io ho scelto, per creare uno spazio utopico nel mio paese, la cultura di una nazione dell'esilio, una nazione radiosa, straordinaria, che la ferocia di quell'Occidente
irrisolto con se stesso, l'Occidente della vocazione tirannica del potere che ha prodotto i più grandi mostri della storia dell'umanità, il colonialismo, il nazismo, eccetera, ha distrutto quella nazione. La cultura Yiddish. Io sapevo che in quella nazione dell'esilio, in quella cultura dell'esilio, c'era un'energia straordinaria che poteva essere di ammaestramento utopico, perché qual è l'utopia della nazione Yiddish? Essere riuscita a costruire un'identità di popolo in tutto e per tutto, senza niente escluso, senza confini, senza fili spinati, senza eserciti, senza burocrazie, senza polizie, eppure popolo, dimostrando che non è il nazionalismo che fa un popolo, ma è la spiritualità coniugata alla grande humanitas che sa essere insieme particolare e universale, che si sa esprimere in una cultura specifica, però sa fare di questa cultura un valore universale. Allora questa è l'utopia che ho portato nel mio paese, costruendo un teatro dell'esilio, un teatro dell'etica, un teatro della musicalità, della parola e del suono e del canto, che raccontasse e glorificasse l'uomo fragile dell'esilio. Perché? Perché noi ci stiamo preparando a vivere in un mondo globalizzato, i confini sfumano, le relazioni trascolorano in un mondo e però ci sono delle controspinte violentissime, isteriche, localiste, nazionaliste, razziste. Allora ecco che il mio teatro della mia piccola utopia benigna dell'esilio svolge questa funzione di raccontare una grande storia, di dimostrare che noi possiamo essere molto meglio di quello che ci raccontano, perché c'è stata un'umanità che ha costruito questa verità dell'esilio, questa nazione dell'esilio. Non è una fantasia, era un'umanità vera, viva, pulsante, fatta di uomini, donne, uomini normali, ma che avevano una straordinaria spiritualità e una straordinaria libertà e soprattutto una straordinaria umanità. Allora, qual è l'utopia? In cosa risiede l'aspetto utopico? Che io ho i teatri pieni e che ho centinaia di migliaia di spettatori che sono entrati in questa mia utopia e in qualche modo hanno cominciato a risuonare e molti hanno voluto farne parte, hanno voluto che questa cultura, questa lezione diventasse anche la lezione per le loro vite. Allora ci sono delle utopie che possono muovere energie positive, creative e non distruttrici, le energie che portano alla pace fra gli esseri umani. Grazie per avermi ascoltato e ancora grazie per avermi invitato.